Saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop, il Cyborg. È un'edizione De Agostini. Il Cyborg è alto circa 62 cm, 100 uscite per il completamento di questa splendida meraviglia. Ma vedrete che così come hanno fatto con Iron Man ci saranno poi altre 20 uscite opzionali per l'armatura danneggiata. Questa è la sesta uscita delle 6 previste della base premium, perché io ho sottoscritto la base premium. All'interno anche 5 uscite dalla numero 56 alla numero 60. Vi leggo soltanto due informazioni: la spedizione è la numero 17 e il prezzo corrisposto è 62,45 €. Qua c'è Michele, eccolo qua, ve lo stavo annunciando che c'era il mio Michelangelo. Vieni qua, bravo. Anche lui contraccambia tutti i saluti, grazie, perché vedo che apprezzate questo splendido essere vivente. Ma quanto sei bello, amore mio. Guardate, vi faccio vedere gli artigli. Non è un gatto, è una tigre. Guardate. Ma quanto sono lunghi, amore mio. Quanto lo amo. Lui, come sapete, è Michelangelo, il mio gatto tigrato, che ha compiuto 3 anni lo scorso mese. Adesso siamo a settembre, lui è di agosto. Bene, all'interno, come vi ho detto, questa è la sesta uscita della base premium. Andiamo a vederla. Troviamo l'adesivo della 3M perché ci servirà poi per bloccare le 2 strisce LED, queste, una serie di viti EP da avvitare nella plastica e una serie di viti EM da avvitare nel metallo. Questa è la parte in metallo, un bel pezzo, e un ottagono questa base. Questa è la struttura del telaio interno in plastica. Questa è in plastica, peccato, come ho già detto, sarebbe stata bella anche questa in metallo, però è fatta bene. E qui le 2 strisce LED. Ecco, stavo dicendo, non mettete le mani sopra, ci ha pensato lui, ha messo la sua zampetta. È vero, amore? Mamma mia, che zampata che ha dato. Pazzesco. Stavo contando i LED. Qua ce n'è 12 e qui ce n'è 5, quindi sono 17 LED. Sì, perfetto. Questo poi lo guarderemo bene nel dettaglio quando andrò a montarlo. Adesso guardiamo l'uscita numero 56. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano, grazie a tutti. Iscrivetevi al canale se ne avete piacere, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Nella playlist potete trovare altri modelli e non soltanto di Cyborg.
E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Guardate che i fascicoli c'è veramente tanta di quella informazione che vi esorto a leggerli perché sono veramente interessanti. C'è un lavoro editoriale pazzesco dietro queste collezioni. Ecco qui, all'interno troviamo la settima parte possibile, è la prima parte, no, giusto, cosa sto dicendo? La settima parte del bacino, eccola qui, una serie di viti EP da avvitare nella plastica. Questa è l'ultima spina che ci servirà poi per completare, una volta che avremo anche i due registri laterali, la nostra base, quella che vi danno per tutti coloro che non hanno fatto la base premium, potranno mettere il loro modello lì sopra. A noi ci viene data anche, perché è prevista nelle uscite, ma per chi ha sottoscritto la base premium non me ne vogliate, ma è tutta un'altra cosa. Il pezzo è molto bello, ma come vi ho già detto, la plastica è veramente scarsa. Non mi è mai piaciuta questa plastica. Tra l'altro è facilissima da rompere. Vediamo un po' se riesco a farvi vedere una cosa. Guardate, neanche a dirlo. Guardate questo perno. È danneggiato. È rotto, vedete? È rotto da qua a qua. Perché queste plastiche non hanno assolutamente flessione. Non sono per niente elastiche, sono plastiche che se io facessi soltanto così con le dita, e me ne guardo bene dal farlo, le romperei. Non so perché hanno usato queste plastiche, sinceramente. Io non chiederò la sostituzione, ma metterò del bicomponente epossidico perché tanto è nascosto, non ho alcuna voglia di fare un'email. Se invece fosse stato a vista, certamente l'avrei chiesta. Però lo farò presente. Questo via. Numero 57. Io faccio scorrere un po' le immagini così da consentirvi, ovviamente rivolto a tutte le persone che non hanno fatto la collezione, per consentirvi appunto di dare un'occhiata anche all'interno del fascicolo. Eccole qui, quelle di cui vi parlavo prima, le clip di fissaggio che regoleranno perfettamente i due mezzi volti, che poi appunto le due parti che formeranno il volto di Robocop in maniera perfetta. Per quello vi avevo detto durante il montaggio, non serrate troppo le viti, quelle che tengono la base, perché sono queste da mettere prima e poi si possono stringere tutte. La fantascienza che diventa scienza, no? Tutto ciò che non si può spiegare o è fantascienza o è qualcosa di soprannaturale, no? In realtà non è così, semplicemente manca la cultura e l'intelligenza per poter riuscire ad arrivare a cose che pochi anni fa erano impensabili, adesso sono qui. Ma quanti studi ci sono sotto? Allora, quarta parte della vita, e qua c'è scritto quarta parte della base, ma in realtà è la quinta parte, ma poco conta. Andiamo a vedere quello che troviamo, eccolo qui, tutto in plastica anche in questa confezione. Vediamo cosa fa il mio Michelangelo. Due serie di viti da avvitare nella plastica, eccole qui, CP e P,
le due spine che serviranno da mettere poi ai lati per il registro della base. Questo è connettore lombare superiore, questo, mentre questo più grande è supporto inferiore del giunto lombare, e questa è una clip coprivite. Ma che bravo che sei, amore mio, che non hai arraffato nulla con le tue zampette meravigliose. Ma fai qualcosa di strano, Michelangelo, come faceva il mio amico Bob, che tra l'altro era un gatto come te, stessa razza. Fai qualcosa di strano, fammi diventare ricco, amore mio, non so. Dammi la zampa. Batti 5. Stai bravo? Non ti muovere? Bravissimo. Allora, poi 57 l'abbiamo fatto, mi è caduto il fascicolo. 58. Questo era il cattivo, vi ricordate? E D209. Qui abbiamo l'ottava parte del bacino e il supporto numero 2 che poi terrà in sicurezza il nostro Robocop. Vi ricordate l'asta che abbiamo ricevuto precedentemente? Allora, questo faccio vedere prima le altre pagine del fascicolo. Purtroppo quasi sicuramente, e a giudicare dalla molla che è identica a quella che abbiamo montato per il supporto di Iron Man, queste pinze non serviranno a nulla, insomma non faranno bene quello che avrebbero dovuto invece fare. Avrebbero dovuto studiare una molla da montare in compressione che avesse più resistenza in chiusura, più bloccaggio. Questa invece è molto debole come molla e quindi avrà sicuramente lo stesso effetto negativo come tenuta. Però se avete montato bene Robocop e qualcuno ha avuto pazienza di seguirmi, state pur certi che questo io lo metto solo per sicurezza, ma il mio Robocop sta su da solo, così come i 3 Iron Man più uno che ho montato per un ragazzo stanno su da soli, e chi mi segue lo sa. E grazie sempre dei complimenti che ancora mi arrivano, grazie a tutti. Qui abbiamo questa parte metallica, che è una parte dei morsetti, del morsetto che poi sarà questa la seconda parte. Questo è un coprivite in plastica e questi sono dei cuscinetti che servono, sono adesivi da un lato, servono poi, come anche per Iron Man, a evitare che la parte metallica possa danneggiare la vita verniciata di Robocop. Ecco qui, numero 59. Vuoi dire qualcosa, amore? Dai, che così facciamo 1 milione, 2 milioni di visualizzazioni. Non come me che ne faccio 1 milione in 2 anni. Ciao, amore. Fai qualcosa, non so. Qualsiasi cosa, amore mio. Ecco, così, bravo. Stai fermo lì, non ti muovi. Con questa completiamo appunto la forca, il morsetto così chiamato, e poi abbiamo io la chiamo pizza perché è veramente piccola, però è sempre meglio che non avere nulla, ci mancherebbe. Qui tra l'altro non si vede all'immagine del volto
del Cyborg, ma c'è. Una serie di viti EM da avvitare nel metallo. Questa è l'altra parte del morsetto. Ciao amore, mi saluta Michelangelo, se ne va. Vai amore, scendi. Opla. Ecco qui. Una serie di viti VM, anche questa da avvitare nel metallo. Abbiamo sempre questa che poi va messa, ne abbiamo due, vedete, una e due, va messa poi qua col biadesivo già presente, e la molla, che purtroppo non farà il lavoro per il quale è stata progettata. Lo fa male. Ecco qui. E infine il numero 60. Nel numero 60 troviamo la quinta parte della sezione, che è la sezione posteriore interna della vita, e una serie di viti EP che adesso andiamo a vedere. Ecco qui, da qua in giù, più il braccio destro, i due semitoraci e la testa, manca ancora il volto in lattice, che secondo me sarà stupendo, abbiamo fatto tutte queste parti qui. La parte in viola è quella che deve ancora arrivarci. Ecco qui la serie di viti EP. Anche questa da avvitare nella plastica, e questo pezzo non vi dico niente ragazzi, vi dico che è di una plastica, non vi dico niente ma ve lo dico, orripilante, veramente. Trovo che sia bruttissima, non ha peso, non ha struttura, peccato. Va bene risparmiare, però queste cose dovrebbero durare negli anni. Io dubito che una volta messe le viti in questi fori, con la continua spinta del metallo, appunto della vite, questi non si romperanno, così come avete visto lo spinotto prima, che vi ho fatto vedere, il perno che è già crepato prima ancora di metterci la vite. Che dobbiamo fare? Va bene, io direi che ho finito. Non vi faccio vedere dove sono arrivato con il montaggio perché sono già 18 minuti. Poi farò un video unico per tutte e 5 le uscite più la base premium. Deciderò, magari farò solo un'uscita della base premium perché è già lungo quel montaggio, e poi farò un video dove saranno contenute le 5 uscite appunto del montaggio, forse farò così, e lì vi farò vedere dove sono arrivato con il montaggio di quel numero lì finale che andrò appunto ad assemblare. Io per adesso vi ringrazio del vostro tempo, un abbraccio e un saluto a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Mi raccomando, se avete piacere di darmi un'ulteriore mano, condividete i miei video nei gruppi dedicati, perché questo mi aiuterà senz'altro ad avere qualche iscritto in più. Ringrazio tutte le persone che hanno fatto questo, sono state 25 le visualizzazioni, scusatemi, le condivisioni, sì, visualizzazioni non ne ho avute tante di più, però vi ringrazio davvero perché
Non avete alcun obbligo verso di me e ci mancherebbe, però lo avete fatto per aiutarmi e io questo lo apprezzo tantissimo. Ciao a tutti ragazzi e grazie sempre con tutto il cuore del vostro tempo.